Ciao ragazzi, buonasera. Oggi vi faccio vedere un tipo di pesca bellissimo e divertentissimo, che è la traina da riva. La traina da riva viene effettuata con questa piccola imbarcazione di legno, fatta in compensato marino, che si chiama barchino o zatterino a seconda delle regioni dove si pesca, e c'è questo filaccione che, come vedete, è collegato al barchino, che ci permette di farlo muovere. È una pesca divertente e semplicissima, in effetti è molto economica, abbiamo bisogno soltanto della zattera che possiamo acquistare o costruire da noi e di un filaccione con delle esche. A me piace particolarmente perché non è impegnativa, è una pesca abbastanza tranquilla. Chi è bravo riesce a pescare un sacco di pesci. Chi come me invece la fa solitariamente, comunque è un divertimento, permette di camminare sulla spiaggia ma di fare tanti esperimenti. In effetti io oggi sto utilizzando i raglù, si possono utilizzare dei cucchiaini, dei minnow, tutto quello che vi pare sostanzialmente. È ottima per le spigole e per i serra e generalmente un po' per i predatori che si avvicinano lungo la costa. Inoltre è un ottimo diversivo quando la vostra moglie o la vostra compagna vi chiedono di portarla in spiaggia, avete sempre la scusa di poter prendere il barchetto e dire andiamoci a fare una passeggiata e comunque passare anche voi qualche buona ora di pesca. Ma come funziona il barchino? Vedete questa piccola imbarcazione è costituita da due parti che sono asimmetriche, quindi trainandola tramite questo filo qui, il barchino tende ad uscire e ad andare verso il largo. Noi lo fermiamo alla distanza voluta e continuiamo a camminare lungo la spiaggia. Camminando lui continuerà a camminare parallelo alla battigia e così tutte le nostre esche che sono lungo il filo cammineranno anch'esse. Ora andiamo in pesca. Nei prossimi video vi farò vedere esattamente come fare la montatura, ma oggi godiamoci solamente l'azione di pesca. Eccoci qui, una volta che abbiamo collegato il moschettone al nostro barchino, messo in posizione di decollo, diciamo, cominciamo a srotolare le esche. Andate a srotolare insieme. In questo momento sembra una cavolata, ma è importante, sennò faremo dei grovigli mostruosi. Una volta che avete srotolato tutto il filo e arrivate all'ultima girella, io vi consiglio di dare un paio di metri, dopodiché fermate il tutto qui. Tornate indietro sul filo e adesso sistemate le esche per bene. Vedete, mi si è staccato anche il microfono. Le esche le lasciate a sinistra e le stendete. Una volta che avete finito, mettete l'anellino nella parte avanti del nostro barchino. Siete molto vicino all'acqua. Pronti a partire. Ragazzi, abbiamo steso il filo e ora che emozione, siamo pronti? Quello che vi consiglio io, vedete ho fatto questa tacca, poi vi farò vedere tutto qui, in modo che il filo non si blocca. Pronti? Andiamo. Piano piano, noi andiamo indietro. E parte. Mano a mano che parte, le esche si stendono sul mare. Ora siamo finalmente in pesca. Quello che possiamo fare è sicuramente aumentare o diminuire leggermente la velocità della camminata per trainare a una velocità differente. Inoltre possiamo spingere il barchino più a largo oppure avvicinarlo a terra per far nuotare le esche esattamente dove vogliamo noi. Ora vedete, se voglio far allontanare il barchino non devo fare altro che dargli filo piano piano e lui continuerà ad andare. Ovviamente col mare calmo è più semplice, quando c'è vento e mare mosso è più difficile, quindi è anche meglio utilizzare meno esche. Ora se vogliamo girare, perché a volte serve, vi fermate, tac, l'anellino va dall'altra parte e rigiriamo. Così allo stesso modo lo facciamo uscire dall'acqua. Se il pesce abbocca, quando abbocca lo sentite perché date le botte, vi posso garantire che è super emozionante. Ora vedete, vado indietro, lui piano piano esce dall'acqua. E adesso siete voi che dovete correre, simulando che ci sia un pesce, dovete correre a tirarlo via, insomma. Se siete bravi, andate più indietro e lo fate correre veloce sull'acqua e lui se lo porterà quasi fuori il pesce. Di solito però si allamano molto bene con questo tipo di tecnica e quindi non ci sono grosse problematiche.
Quello che è bello è che, guardate, io mi porto uno zainino, dentro ci metto giusto qualche raglu di ricambio, vedete? Con qualche amo, ma giusto 4-5 perché non è che si rompono. Dopodiché il filo di ricambio, uno 0,30, 0,35 a seconda di quello che voi utilizzate, e un paio di forbici. Dove sono? Eccole qua. Ovviamente non può mai mancare la torcia, portatevela sempre, non si può mai sapere a mare quello che succede. E ora fatemi continuare a pescare, va? Una volta finita la pescata, sperando con qualche pesce nello zaino, oppure soltanto perché vi siete fatti una bellissima passeggiata e ne è valsa la pena, per riporre tutto quanto è importante che lo facciate bene, altrimenti quando poi lo andate a riutilizzare farete dei garbugli mostruosi. Quindi avanzate fino alla prima girella dove c'è l'esca, tornate indietro e attaccate così quella che è il primo raglu, che poi sarà l'ultimo a essere srotolato, e lo andate a riporre. Lo fate con il secondo e così via. Perché questo? Quando andate a risrotolarlo e lo state utilizzando, vedete? In automatico se lo porta via ed è molto più semplice da utilizzare. Il bello di questa pesca è che ovviamente se siete in 2 o in 3 persone è anche più bello con i vostri figli o con la vostra compagna o col vostro marito, se siete delle pescatrici, e vi fate dare una mano. È molto più semplice, più vi divertite, vi fate una bella passeggiata insieme e chissà, magari pure qualcosa esce fuori. Cari amici, eccoci giunti al termine. Come vedete tutto si ripone in una mano, in una piccola barchina. Dove comprare questa cosa? Diciamo non è semplice trovarlo. Io l'ho acquistato a Ginosa Marina in provincia di Taranto e l'ho pagato circa una 50 di euro più un'altra 20 per prendere i raglu, ma poi ho modificato io e vi farò vedere nel prossimo video come andare a creare sia questa struttura qui, sia come creare il filo con tutte le esche, e le distanze sono molto importanti. Per quanto riguarda il barchino, anche qui vi darò in un altro video ancora, lo andremo a realizzare perché è molto semplice poi alla fine da realizzare ed è veramente alla portata di tutti. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e oggi vi ho fatto vedere una pesca che per me è super emozionante. Vi farò vedere qualche altra bella pescata perché ho intenzione di farle con un mare, diciamo, più bello e tutto, ma oggi giustamente per introdurvi alla pesca era giusto farvi vedere appunto il funzionamento basico. Io sono sicuro che qualcuno di voi si innamorerà di questa pesca, soprattutto se avete vicino casa delle spiaggione come questa qui e dei luoghi quindi dove potete camminare per ore senza essere disturbati, e vi posso assicurare che vi divertirete tantissimo. E poi l'emozione di non sapere cosa può abboccarci o meno, secondo me è impagabile. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao! Come avete visto, andare a pesca vale la pena anche solo per vedere queste scene. Vedere i delfini così vicini a riva non sempre è positivo, perché vuol dire che magari non riescono a trovare al largo, diciamo, del pesce o altro da predare. In questo caso, in questa zona vengono spesso, perché vuol dire che comunque ci sono delle palli di alici e dei muggini che loro riescono a far avvicinare e mangiare senza troppe problematiche. Peccato per un po' di reti che come al solito mettono, ma come vedete la natura comunque si prende sempre quello che è suo. Alla prossima ragazzi!